Siamo arrivati dove finisce la strada, stiamo caricando i cavalli, adesso abbiamo un 3-4 ore per arrivare sulla cresta. Diciamo che i cavalli ci salvano un po' la schiena in questo momento perché gli zaini sono più o meno 20-25 kg, quindi il primo pezzo lo facciamo con i cavalli, ci portiamo su e vediamo com'è. Ragazzi, in bocca al lupo, eh? Allora, adesso ci stiamo dividendo. Loro vanno a sinistra, così abbiamo più chance di vedere più territorio e magari di vedere qualcosa. E noi andiamo tutto a destra. Restiamo in contatto con i satellitari e appena vediamo qualcosa ci sentiamo. Ragazzi, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Dai, prendeti uno. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Secondo giorno, purtroppo ieri sera ho avuto un po' di febbre, devo dire che sono abbastanza cotto stamattina. Ci sei, Simo? Pronti? Purtroppo gli elk non bramiscono ancora tanto, non abbiamo ancora sentito un bramito in questa valle. I cervi che abbiamo visto questa mattina sotto le rocce sono ancora là, si sono coricati appena sopra di dove mangiavano. Ci sono 3 femmine e poi nelle piante abbiamo intravisto un maschio, ma sinceramente non sappiamo ancora com'è a livello di trofeo. Sono in un posto un po' scomodo perché è tanto roccia, tanto fitto, però per il momento sono l'unica occasione che abbiamo, quindi meglio provare una difficile che non provare niente. Praticamente sono laggiù, in quella roccia là. Non so se si vede qualcosa. E l'altro branco che abbiamo visto è in quella montagna là, su quelle rocce laggiù, che però ci va almeno un paio di giorni per andare là, quindi non andiamo ancora sicuro.
Oggi è il quarto giorno di caccia. Siamo partiti stamattina alle 6 dalla tenda, carichi. Abbiamo girato tutto il giorno, abbiamo trovato un altro campo. Adesso devono fare qualcosa i cervi perché in queste pinete qua fitte così, se non bramiscono, se non escono fuori, non possiamo fare nient'altro. Per il momento praticamente non abbiamo ancora avuto un'occasione neanche di provare a avvicinarli. Però ci sta, alla fine la caccia è così. Tutto può cambiare in un attimo. Adesso andiamo a pescare in un laghetto qua sotto che abbiamo visto che ci sono parecchie trote da su in alto e devono essere anche belle grosse. Proviamo a vedere se riusciamo a procacciarci il pranzo. Dai, allora tu a mosca e io a spinning. Dai, Ci sei? sfida aperta. L'hai fatta, Simo? Probabilmente è l'ultima mattina qua sul lago e devo dire che anche se non abbiamo visto davvero elk in questa zona, questo posto mi rimane nel cuore perché è veramente stupendo. Adesso impacchettiamo la tenda, saliamo su quella cresta là, andiamo dietro nell'altra valle. Non bisogna mollare, ragazzi. Si parte, ragazzi. Zaini carichi, ma felici. Vediamo se riusciamo a trovare qualche elk. Durante la salita alla montagna ci ha fatto questo splendido regalo, questi francolini.
credetemi che dopo una settimana che mangiamo cibo in scatola, questa carne non andrà sprecato questa sera. Non vediamo l'ora di mangiare qualcosa di wild. Diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio. Altro vecchietto in mezzo sulle spalle. Così Andrea è contento. Dopo che hai camminato per 5 ore per cercare gli elk e trovi una mandria di pecore a migliaia, non è un buon segno questo, sinceramente. Per oggi può andare bene così. Abbiamo pulito i francolini, recuperato petti e cosce e stasera ci facciamo un piccolo spezzatino di francolino. Adesso li abbiamo messi a macerare qua dentro con un po' di olio, sale e pepe e qualche spezia che avevamo. Speriamo sia buono. Tacca. Tiramino. No. Tanta roba, verità. Tenerissimo, eh? È buonissimo, sì. Mamma mia. Tieni, chef.
Non ci credo. Non riesco a stare in piedi. Adesso abbiamo un cazzo da fare. Adesso con la massima attenzione e il massimo silenzio andiamo nel punto in cui ho tirato l'animale, vediamo se troviamo la freccia e se troviamo sangue. E poi in base a che sangue troviamo, se troviamo sangue, decidiamo cosa fare. Mi raccomando, piano piano. Questo era il suo territorio, mi sa, qua dove gli ho tirato. Qua dove gli ho tirato. Il sangue rosso pieno di bolle, il che vuol dire che è polmone. Deve aver preso i polmoni. Allora, abbiamo fatto 100 metri sul sangue. Sì. Abbiamo fatto un po' fatica qua. Adesso qua ci sono delle gocce. Non potete sapere, cioè non potete capire cosa ho visto. Come mi sento in questo momento. Fagli vedere. Fagli vedere là. Se capiscono cos'è. È una gamba, ragazzi. Mamma mia che bestione. Grazie. Probabilmente non è uno di quelli che sognano, che si vedono nei film, ma per me questo è il cervo più bello che ci poteva essere. È un cervo giovane sicuramente, un cervo probabilmente più stupido degli altri, forse anche l'unico che sentendo il mio richiamo Strauss poteva venire, però ragazzi che roba. Grazie. E grazie anche a te Simo. Adesso un attimo ragazzi perché mi devo riprendere.